Ciao amici di Drive e benvenuti in questo nuovo video. Sono un po' contento oggi perché in primis è il mio primo video per strada vicino a una macchina dopo il lockdown. Sicuramente Carlo avete già visto il video fatto da Carlo, quindi di WeDrive non sono io il primo, ma sono contento che il nostro primo video in realtà è con auto elettrica. Prima però di farvi vedere quest'auto, tutta la parte diciamo un po' più tech, vi invito a vedere il video di Carlo che ha fatto su quest'auto, su questa Opel Corsa e diciamo il solito nostro test drive, e vi invito anche a iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare la campanella per le notifiche, lasciare un like se vi va questo video, seguirci anche sui nostri canali social Facebook, Instagram, e per andare a vedere l'articolo completo su quest'auto www.wedrive.tv. Come potete vedere alle mie spalle, in realtà alla mia sinistra troviamo la Opel Corsa E e alle mie spalle c'è una colonnina. Questa è una colonnina in realtà abbastanza standard. Non è una colonnina rapida da 50 o da 100 kW, ma è una colonnina standard che permette di ricaricare fino a un massimo di 20 kW. Ora, dall'applicazione che è Juice Pass, quindi di NLX, anche se questa non è NLX, vedete la ricarica dice che abbiamo fatto 2.17 kWh in 33 minuti con una ricarica in realtà abbastanza costante a 4,56 kWh. Ora 4,56 è un po' pochino, ma magari adesso ci spostiamo così vi faccio un po' vedere meglio i dati tecnici a livello di ricarica e cose varie. Quindi adesso semplicemente vado a stoppare la ricarica e vi faccio vedere subito live quanto effettivamente in più è stato aggiunto all'auto di autonomia. Ok, perfetto, adesso vado a staccare e vi dico subito. Siamo arrivati da 140 a 160 km di autonomia, sicuramente non realistici, in realtà andrà sicuramente in aggiornamento l'autonomia adesso che partiamo. E tra l'altro vi dico che ho appena speso 1,07 €. 1,07 € per 10-15 km di autonomia non è male, una macchina elettrica. E infatti tra l'altro il prezzo della ricarica si aggira in queste colonnine a 45 centesimi al kilowatt. Guardate un po' il discorso della ricarica, vedete ora la macchina sta andando, quindi la batteria fornisce elettricità al motore anteriore. Adesso faccio una leggerissima accelerata, premesso che siamo in modalità eco e siamo soprattutto in modalità della frenata rigenerativa. Ora stacco il piede, vedete, ricarica leggermente la batteria. Poi questo è soltanto la frenata rigenerativa. Dovessi invece frenare proprio, adesso lo faccio a breve, guardate, freno e lì rimane uguale, ma adesso lo rifaccio. Caro, riprendi sull'altro display, guardate, stiamo in eco, vuol dire che sto guidando bene. Stacco il piede dall'acceleratore e rimane, vedete, la linea va un po' in charge. Se io invece dovessi frenare, non forte, ma metto il parcheggio, vedete? Sale al massimo, perché chiaramente non soltanto la frenata rigenerativa crea energia, cioè rigenera energia, ma anche la frenata fisica va a rigenerare energia. Allora, il sistema è un sistema molto simile al sistema monopedale in realtà, ed è comodo perché io ora sono quasi vicino a un incrocio, devo fare inversione di marcia e posso anche non frenare, mi basta semplicemente andare a staccare il piede dall'acceleratore e posso senza alcun tipo di problema andare a rigenerare un po' di energia. È chiaro che non pensate di fare centinaia di chilometri in questa maniera, però è sempre quel qualcosina in più che vi aiuta. Ora ci stiamo per fermare, così magari vi spiego meglio tutte le caratteristiche di batteria, ricarica e così via di questa vettura. Questo è un motore da 100 kW, cioè 136 cavalli, e qua dentro non ci sono i cavalli, come potete vedere, non ci sono pistoni, non c'è nulla di tutto ciò, ma è soltanto un banalissimo motore elettrico, banalissimo per modo di dire, che comunque è ingegnerizzato bene. Però la differenza rispetto ad altre vetture è che questo motore elettrico è posizionato sopra, diciamo,
nella parte in cui c'è un motore normale, un motore termico. Altre vetture elettriche in realtà questo motore potrebbero averlo anche tra l'asse anteriore e alcune anche tra l'asse posteriore, ma quella è un'altra tipologia di vettura. Secondo me le vetture elettriche, soprattutto cittadine, vanno benissimo in questa configurazione, anche perché per risparmiare a livello di ingegnerizzazione, dato che questa vettura, vi ricordo, è anche disponibile nella motorizzazione classica, benzina e diesel, quindi un motivo anche per quello. Per quanto riguarda invece la batteria si trova sotto i sedili anteriori e sotto i sedili posteriori. L'abbiamo visto, non so se abbiamo qualche clip, a Francoforte, batteria che vi ricordo è da 50 kW. Ora, a livello di prestazioni, chiaramente non parliamo di un motore da 800 cavalli, quindi non pensate auto elettrica vuol dire 0 a 100 in 2 secondi, no, questa vettura la fa in circa 8 secondi lo 0 a 100, quindi è abbastanza classico, ma questo tipo di tecnologia elettrica cerca molto di dare importanza chiaramente al range piuttosto che alla dinamica e alla sportività della vettura. Alcuni pensano che alcune auto elettriche costano tantissimo rispetto alle versioni più, diciamo, blasonate benzina e diesel. In realtà non è propriamente così. Perché? Perché molte di queste vetture elettriche partono già full option. Questo perché, per esempio, i fari, gli Intellilux, sono dei fari a LED, full LED, e questo permettono l'80% di risparmio di energia quando insomma si utilizza la macchina di notte e così via, rispetto a dei fari normali, anche gli alogeni. Quindi l'utilizzo di questi fari LED permette un gran risparmio poi sulla batteria e anche chiaramente sul range. Parliamo appunto di range. Ora, questa vettura ha un ciclo VLTP di 330 km, 336 circa, però questo è nella media. Se impostiamo una velocità media di 30-40 km/h, magari quindi con una serie di semafori e quindi c'è la frenata rigenerativa, arriva anche a 400 km di autonomia, sempre guidando col piede di fata, come si suol dire, andando chiaramente solo in città, esclusivamente in città. Poi, per esempio, se vogliamo andare a fare un piccolo viaggio in autostrada, la velocità massima consentita in autostrada è 130 km/h. Andando a 130 km/h, indovinate quanto si abbassa l'autonomia? 170 km. Quindi 170 km di autonomia è davvero poco in autostrada, però scendendo già a 110 l'autonomia sale oltre i 200 km/h, quindi la velocità consigliata è questo. La domanda che molte persone si fanno: ma devo avere per forza un garage per avere un'auto elettrica? Se ce l'hai è meglio, questa è la mia risposta, ma in realtà non è sempre così. Infatti vi ho fatto l'esempio prima, noi ci siamo un attimo fermati per una mezz'oretta ad una colonnina di ricarica veramente diciamo base, una delle prime colonnine che hanno installato qui nella nostra città, Bari, forse una delle uniche, e abbiamo fatto circa 20 km di autonomia in mezz'ora con una media di 4,5 kWh di ricarica, spendendo €1 tra l'altro. Però in realtà queste colonnine arrivano fino a un massimo di 20 kWh con il cavo che avete visto, è un cavo di tipo 3. Questa tipologia di ricarica in realtà è una ricarica un po' più lenta, perché comincia con 4-5 kWh fino ad arrivare dopo un po' anche a 20-22 kWh, e allora là diventa un po' più, diciamo, facile da utilizzare. Infatti, se io non ho un box a casa, posso semplicemente andare a ricaricarlo, magari mentre sto lavoro a una colonnina elettrica, l'auto si ricarica al 100% e poi poterla utilizzare, diciamo, altri giorni, anche perché 400 km in città sono tanti, sono effettivamente tanti. In più, se abbiamo anche un box, potremo installarci tranquillamente dei wallbox che permettono la ricarica in casa in maniera molto semplice e insomma è chiara. Questo è il cavo di ricarica di tipo 3. Vedete, tramite questo cavo, tra l'altro, che posso fare direttamente così, oppure ci sono alcuni cavi che permettono la ricarica veloce, vedete, per la combo, che è in modalità continua, quindi che mi permette di erogare fino a 50 o addirittura 100 kW di energia. Vedete, io adesso semplicemente attacco così, l'altro capo chiaramente lo devo mettere alle colonnine, e poi qua abbiamo un pulsante per impostare il tempo di ricarica, tipo che ne so, fra 5 minuti, 10 minuti deve cominciare a caricare, e poi qui abbiamo
un segnalino per vedere se la macchina effettivamente è chiusa. Una cosa che abbiamo notato è che, in realtà giustamente, se io metto il cavo e lascio la macchina aperta, la macchina non si carica perché deve essere chiusa, quindi ora vedete posso tranquillamente mettere e togliere il cavo, ma una volta che chiudo la vettura questo cavo non si stacca neanche a pagarlo. Vi lascio un po' qui davanti nello schermo alcune informazioni base, diciamo, per la ricarica. Come presa domestica, quindi a 1.8 kW, semplicemente l'asciugo, quindi senza neanche andare a fare troppe spese, abbiamo un tempo di ricarica da 0 di 30 ore e 30 minuti, un tempo di ricarica per 100 km di 9 ore e mezza. Poi utilizzando un caricabatterie da 7.4 kW o 11 kW, insomma, possiamo stare dai 5 alle 7 ore di ricarica. E se usiamo invece con una wallbox monofase a 3.7 kW, l'auto si ricarica da 0 in 15 ore, mentre se usiamo una monofase a 7.4 kW l'auto si ricarica in 7 ore e mezza. Questa appunto la ricarica da 0. Mentre se abbiamo disponibilità nelle nostre città delle colonnine fast charge, ci permette di ricaricare a 50 o a 100 kW. Addirittura 50 kW può ricaricare l'80% da 0 della batteria in 60 minuti e da 0 all'80% 100 kW in 30 minuti, il che è ottimo. Questo permette appunto di poter utilizzare liberamente non solo in città ma in tangenziale, in autostrada, soltanto che queste colonnine qui al sud sono veramente rare, forse a Bari non abbiamo neanche una. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per notifiche per non perdervi tutti i prossimi video che verranno e di seguirci anche sui nostri canali social Facebook e Instagram.